Con i suoi 113 ettari di superficie, quello che state vedendo è uno dei centri storici medievali più estesi d'Europa e con la maggiore densità abitativa. Il centro storico genovese è un dedalo di vicoli, detti caruggi, che si aprono inaspettatamente in piccole piazzette, spesso legate, come le chiese che vi si affacciano, ad importanti famiglie nobili. Il centro storico di Genova è cosparso di edicole votive, segno tangibile della grande devozione dei genovesi. Chi solleva lo sguardo agli incroci dei caruggi apprezzerà i magnifici tabernacoli che venivano donati dalle antiche corporazioni per illuminare le strade di notte. Le edicole votive, nella loro genuina espressione artistica, incastonate tra i muri dei vicoli delle città e delle vie dei paesi nonché nelle periferie e nelle strade di campagna, sono esempi di arte minore e libertà concreta di vivere la religiosità da parte del popolo. Sono meritevoli di nota alcune tempietti di Via della Maddalena. Queste piccole strutture venivano edificate senza alcuna prova di miracolo a mo' di protezione. A testimonianza quindi di un centro che vive la quotidianità nei suoi molteplici aspetti. La loro diffusione dipendeva anche dalla presenza di artisti in loco. In Sozziglia la settecentesca l'edicola votiva dei Beccai, che custodisce al suo interno una statua marmorea della Madonna della città, che sorregge in braccio il bambinello. Il tutto è sorretto lateralmente da 2 cherubini e da un angelo in basso. In via Conservatori del Mare si trova uno dei più bei tabernacoli del centro storico che raffigura l'apparizione della Madonna della Guardia al contadino Benedetto Pareto. All'angolo fra via il Ponte Reale e Vico de' Negri si staglia la settecentesca edicola barocca intitolata alla Madonna Immacolata e a San Zaccaria. La sfarzosa e monumentale edicola commissionata dalla Corporazione dei Facchini del Grano e raffigura la Madonna a braccia conserte attorniata da cherubini e dal santo inginocchiato in atto di venerazione. Ogni opera ha in sé un carattere creativo e un valore artistico individuale, capace di suscitare un'emozione diversa, imperniata su una maggiore creatività ed originalità degli autori.